La paura è ovviamente una delle due emozioni principali, da quali poi derivano tutte le altre, che l'altra ovviamente è l'amore, quindi che è il contrario della paura, perché ricordiamoci che il contrario dell'amore non è l'odio, ma è la paura, perché l'odio è la stessa vibrazione dell'amore, ma molto più lenta, ok? Quindi è solo un'ottava dell'amore, mentre il contrario è proprio la paura. Paura infatti è definita come mancanza di amore e quindi è interessante anche perché se noi vediamo che amore significa senza morte, è interessante scoprire che la paura è praticamente una mancanza di vita, è uno smorzare l'energia vitale. Quindi è molto interessante perché partiamo da questo presupposto. E voglio partire anche da una frase che ogni volta che tratto questo argomento io riporto perché secondo me è sempre molto interessante, ma soprattutto ci fa capire l'effetto stesso della paura. Questa frase è una frase del film After Earth che io nomino spesso e che consiglio sempre a tutti di andare a vedere perché a livello di lavoro su di sé e percorso iniziatico è molto, diciamo, dà degli spunti particolarmente interessanti. Questa frase è una frase di Cypher Age, che è questo personaggio interpretato da Will Smith durante il film e che dice: il pericolo è reale, la paura è una scelta. Quindi questa frase, questa battuta molto interessante, che è appunto il pericolo è reale, la paura è una scelta. E tutto parte dal fatto che noi abbiamo paura perché percepiamo pericoloso qualcosa. Ma il pericolo in realtà è qualcosa che ci mette alla prova, è un test che la vita ci fa, perché se tutto va bene, come diceva la nostra grande Sandra Mondaini, che noia, che barba che noia. Okay? Non evolviamo, non andiamo verso l'evoluzione, che già questo aspetto lo avevamo visto anche la volta precedente col discorso dell'entropia. Quindi eventualmente insomma andiamo a rivedere questo aspetto che abbiamo trattato l'altra volta. E quindi il pericolo è semplicemente che cosa? Una prova della vita per aiutarci a evolvere. E io a questo ovviamente punto voglio sempre riportare, come faccio spesso, la mia esperienza personale. Cioè io oggi qua sto facendo dei corsi, divulgo, mi sono messa insomma anche a fare delle rubriche video, audio, eccetera, ma la mia più grande paura precedente era proprio quella di essere giudicata per quello che dicevo e infatti avevo paura a mettermi in prima linea. Quindi la mia paura era quella di giudicare, di sentirmi giudicata e quindi non mi mettevo, anche se conoscevo le cose, non mi mettevo di fronte alle persone anche a spiegare quello che sapevo, ma perché io infatti giudicavo gli altri relatori. Ecco il discorso che abbiamo trattato con la legge dello specchio a suo tempo e quindi la mia paura derivava dalla paura del giudizio. Allora cosa ho fatto? Semplice, sono diventata la mia paura. Un po' come dice appunto Batman, per sconfiggere la paura diventa la tua paura. No, che Batman ha paura, il terrore dei pipistrelli e lui diventa l'uomo pipistrello, che infatti
quando il maggiordomo poi gli chiede perché i pipistrelli, signor Wayne, e lui gli risponde perché mi fanno paura che li temano anche i miei nemici. Quindi lui diventa la sua paura. Ecco, allora oggi io sono diventata, tra virgolette, la mia paura e la paura è scomparsa. Cioè, ho trasmutato la paura in coraggio. Coraggio che è azione del cuore, quindi l'azione dell'amore. Che abbiamo detto prima, l'amore è il contrario della paura. Ecco come si affrontano le paure, diventare le proprie paure. Ma questo non per essere paura, ma per essere coraggio. È proprio l'esatto contrario. E ancora una volta, anche qua non mi stancherò mai di riportarla, la famosa poesia di Marianne Williamson: la nostra paura più profonda non è di essere inadeguati, la nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite. Quindi noi abbiamo paura del nostro potere personale. Ecco perché sviluppiamo, tra l'altro, tutta una serie di mancanze di amore perché non conosciamo il nostro potere. Potere, per inciso, significa energia illimitata, ed essendo illimitata ci spaventa perché non la conosciamo, non la sappiamo gestire. Quindi il potere non è quello che viene inteso oggi in senso di dominio, perché è stata utilizzata come accezione negativa. In realtà un conto è il dominio, un conto è il potere, ma perché questo scambio di parole? Perché tu devi avere paura del tuo potere personale. Allora utilizzano la parola potere in senso di dominio. È molto sottile questo tipo di accezione, però dobbiamo smetterla noi di utilizzare la parola potere in senso di dominio, così inizieremo a sviluppare la nostra energia in quel senso. Dobbiamo modificare l'accezione che diamo e utilizzare finalmente la parola potere per il vero significato che ha, che non è quello che è stato deviato in questi ultimi periodi, non solo, insomma, però da qualche decennio a questa parte. Anche quando dicono i poteri forti, in realtà non sono poteri, sono i domini forti. Solo che loro cosa fanno? Per dominare utilizzano il potere personale. Perché? Perché sanno il proprio valore, la propria energia, cosa che noi invece non conosciamo. Infatti, scusa un attimo, in Harry Potter c'è Voldemort che a un certo punto dice: esiste solo il potere e chi ha troppa paura per averlo. Che detto da Voldemort ci riporta al discorso del dominio. In realtà è una frase molto importante perché dice: io domino perché utilizzo il mio potere. Tu hai paura di utilizzare il tuo potere e quindi ti fai soggiogare. Ti fai soggiogare, sì. È molto astuto questo tipo di... allora, perché vince, tra virgolette, il male? Perché il male conosce perfettamente la propria energia. Noi invece a noi invece spaventa, di conseguenza ci limitiamo. In realtà dovrebbe essere l'esatto contrario. Allora, perché loro riescono a incutere paura, terrore, spavento? Perché sanno questa cosa, perché dicono: non avete la volontà di fare. Proprio ieri sera, tra l'altro, riguardavo il film di Avengers, il primo, perché c'è Loki che dice una frase molto interessante. Allora, me la sono anche segnata.
Cosa dice Loki? Lui quando è mi sembra in Norvegia, mi sembra sia in Norvegia in quel momento lì, Loki dice una frase interessante. Si trova in mezzo a queste persone e inizia a dire in ginocchio, ora. E vedete che tutte le persone si mettono in ginocchio, hanno paura. E poi dice, non è semplice? Non è questo il vostro stato naturale? È la verità taciuta dell'umanità. Voi bramate l'asservimento. Il luminoso richiamo della libertà riduce la gioia della vostra vita ad un folle combattimento per il potere, per un'identità. Voi siete nati per essere governati, alla fine vi inginocchierete sempre. E poi lì c'è un signore che invece si alza, inizia a ribellarsi, eccetera. Alla fine, per chi non lo sa, i film della Marvel vanno visti fino all'ultimo secondo, cioè anche tutti i titoli. Titoli perché è Esatto. sempre un pro. Esatto, c'è qualcuno che finito il film chiude in realtà tra i titoli e alla fine vengono inserite delle altre scene che sono interessanti. E a un certo punto, appunto, in mezzo ai titoli si apre un'altra scena dove c'è Thanos. Adesso io non sto a spiegare chi è Thanos, comunque è esatto, il regnante di un altro mondo, diciamo così, che vede tutto quello che succede nella battaglia di New York con i supereroi e inizia a dire, quindi perché vi dico queste due frasi? Perché Loki ha detto questo, voi bramate l'asservimento. A un certo punto invece Thanos si rende conto di un altro aspetto degli esseri umani e dice, combattono, insorgono, pertanto non possono essere governati. Sfidarli è lusingare la morte. Allora, cosa significa tutto questo? Significa un aspetto interessante. Finché non ci poniamo domande e finché viviamo nella paura, ha ragione Loki. Nel momento in cui conosciamo gli aspetti della paura, ha ragione Thanos. Ok? Quindi noi siamo sia l'uno che l'altro, luce e ombra. Ok? Dipende se vogliamo far emergere di più il lato ombra o il lato luce di noi. Quindi la paura o il coraggio. È un aspetto particolarmente affascinante perché l'ombra è inattiva, la luce è attiva. Quindi quando noi abbiamo paura stiamo semplicemente agendo per reazione, quando invece abbiamo coraggio agiamo. Chiaro? Nel momento in cui noi conosciamo questi aspetti, possiamo iniziare tutta una serie di ragionamenti attivi e quindi sviluppare il pensiero critico.